Questa è la storia di una di noi. Un giorno ho avuto bisogno della pillola del giorno dopo per evitare una gravidanza indesiderata. Mi sono rivolta al pronto soccorso, dove sono stata mandata via. Mi è stato detto che questo tipo di ricette non le facevano e che mi sarei dovuta rivolgere al medico di base. Non era la mia città natale, non c'era il mio medico di base, allora ho cercato, senza ricetta, di andare nelle farmacie, spiegare la mia situazione e chiedere comunque che mi venisse data questa pillola. Mi è stata rifiutata da tutte le farmacie, appunto perché ero senza ricetta. Intanto il tempo correva ed io ero sempre più in ansia, sapendo che più ore passano, più la possibilità di rimanere incinta aumenta. Mi è stato infine consigliato di rivolgermi alla guardia medica. Lì ho trovato qualcuno che mi ha finalmente prescritto il farmaco, evidentemente malvolentieri, e trattandomi con arroganza e con ostilità. Era notte. Ho dovuto cercare l'unica farmacia aperta in una città abbastanza grande che potesse darmi questa pillola e alla fine l'ho presa. Il farmaco non è stato efficace, probabilmente perché preso troppo tardi e dunque sono rimasta incinta. Un ginecologo ha constatato questa mia gravidanza e mi ha mandato in un altro ospedale da una persona, un'infermiera, che doveva darmi tutte le indicazioni relative all'interruzione di gravidanza e fornirmi tutte le informazioni necessarie. Questa infermiera non mi ha dato informazioni di nessun tipo sull'interruzione di gravidanza. Il suo fine era quello di evitare che io facessi questa scelta. Mi ha detto molto chiaramente: io sono contenta ogni volta che riesco a salvare un bambino. La mia richiesta su come si sarebbe svolta l'interruzione mi ha risposto: io innanzitutto i bambini li faccio nascere e comunque c'è poco da spiegare. Tu il bambino lo torturi a morte, lo strappi fuori e lo uccidi. Più tempo fai passare prima dell'intervento, più aumenti il dolore e il male che fai a questo bambino. Oltre ad altre offese gratuite nei miei confronti, questa infermiera mi ha spiegato le conseguenze psicologiche terribili che avrebbe comportato un'eventuale interruzione. Ovvero che sarei stata infelice per il resto della mia vita, che non c'è donna che abbia fatto questa scelta senza pentirsene amaramente, che non sarei più stata in grado di fare dei figli serenamente e che sarei scoppiata in lacrime ogni volta che avessi visto un passeggino. Dopo questa, chiamiamola consulenza, la mia decisione era ferma. Purtroppo ho dovuto aspettare quasi 3 settimane prima dell'intervento, perché nella regione in cui è successa questa cosa non c'erano ginecologi non obiettori. Doveva venire un medico da fuori, da un'altra regione, e questo medico era disponibile soltanto una volta al mese. Eravamo molte donne, tutte in fila, tutte lì che aspettavano questo intervento.
Il medico mi ha spiegato molto brevemente che mi avrebbe inserito una capsula nella vagina affinché l'utero si allargasse e l'intervento fosse più semplice. Una volta inserita questa capsula, l'interruzione comincia. Ero in camera con altre 3 donne. Gli infermieri le hanno portate in sala per l'intervento, che dura pochi minuti. Nel giro di mezz'ora, 40 minuti, queste altre donne avevano già fatto l'intervento. Invece io sono rimasta ore sul letto dell'ospedale senza che nessuno mi venisse a prendere o mi informasse di alcunché. Con ogni probabilità questo è dovuto all'assenza di medici non obiettori e di personale che assiste a questi medici. Dopo ore lì, nel letto dell'ospedale, ho iniziato ad avere delle perdite che col passare del tempo diventavano sempre più forti e sempre più dolorose. Non mi sentivo assolutamente in diritto di chiamare l'infermiere, perché pensavo appunto che stavo facendo una cosa atroce e che provare del dolore fosse una cosa che mi meritavo, il minimo che dovevo sopportare per quello che stavo facendo. Questo ha comportato che l'interruzione in realtà è avvenuta da sé. Ho chiamato un infermiere solo quando mi sono spaventata per le forti perdite e per il dolore diventato insopportabile e ho avuto paura che potessi perdere i sensi e che l'intervento non sarebbe più potuto riuscire. In realtà tutto era già accaduto. L'intervento è stato comunque portato avanti per evitare che dei residui rimanessero nel corpo. Ho sofferto molto più di altre donne, sono dovuta rimanere in ospedale molte ore in più fino a tarda notte con degli antidolorifici molto forti. Ho sofferto anche nei giorni successivi. Nella situazione in cui mi sono trovata, mi sarei aspettata di trovare del personale professionale, competente, senza pregiudizi e aperto alla libera scelta delle donne. Non ho trovato invece nessun tipo di sostegno se non le offese, le condanne e i giudizi. Questa mia esperienza ha anche comportato negli anni una mia incapacità di elaborare questa mia interruzione, perché ammettere di stare male era come dare ragione a quell'infermiera. La cosa per me più difficile e che riguarda il mio aborto non è la scelta che ho fatto. Ne sono tuttora convinta e felice. Non c'è in me la sensazione di aver fatto una cosa indicibile. Mi piacerebbe essere informata anche a scuola su quali sono i luoghi in cui andare in certe situazioni. Voglio vivere in una società in cui ci siano le condizioni per una sessualità informata e consapevole. Voglio essere informata sui doveri del personale medico nei confronti delle donne che decidono di abortire. Voglio più medici non obiettori, che non antepongano la presunta moralità ai miei diritti. Non voglio vivere in uno Stato che condanna l'aborto e uno Stato dove vengono attaccati e giudicati i diritti delle donne. Voglio non essere ostacolata in 1000 modi quando ho bisogno della pillola del giorno dopo. Non voglio subire la violenza di chi pensa di sapere cosa è meglio per me. Io decido da sola. Voglio che la legge 194, che ha impedito a tante donne di soffrire e morire per aborto clandestino, venga interamente applicata.
Voglio che nessuno possa ostacolarmi dall'avere in ogni momento il pieno controllo della mia sessualità, inclusa la mia salute sessuale e quella riproduttiva. Voglio un consultorio pubblico, laico e gratuito in ogni quartiere. Voglio che le strutture sanitarie pubbliche diano informazioni scientifiche e non giudizi morali. Quando mi rivolgo a una struttura pubblica, non voglio essere considerata una bambina, ma una persona in grado di fare le sue scelte consapevoli. Vogliamo scegliere. Punto.